25 anni fa Tom Peters scriveva il famoso articolo intitolato The Brand Called You. Il concetto di personal branding iniziò allora a diventare via via sempre più popolare. Peters scrisse che indipendentemente dall'età, dalla posizione, dall'attività in cui ci troviamo, tutti noi abbiamo bisogno di capire l'importanza del branding. Per essere in affari oggi, il nostro compito più importante è essere head marketer per il marchio chiamato Tu. Oggi tutto questo ci sembra scontato, o meglio, oggi tutto questo sembra scontato a tutte quelle persone che hanno imparato che cos'è il personal branding e perché è importante. E sono anche tante. Allora, alla fine degli anni 90, quelle parole avevano una portata piuttosto rivoluzionaria, indicavano un nuovo modo di intendere e di gestire la propria reputazione professionale. Oggi si parla quotidianamente di personal brand, ci sono tanti libri, tra i quali il mio, che spiegano tecniche, strategie e trucchi per fare personal branding. Ma che cosa è diventato oggi il personal branding? Per molti è semplicemente l'attività che ci permette di creare un'immagine e una reputazione efficaci al fine di raggiungere i propri obiettivi professionali. Per altri è la ragione per cui un cliente, un partner, un datore di lavoro sceglie o non sceglie noi al posto di un altro. Per altri ancora il personal branding è quello che pensano di te tutte quelle persone che non ti conoscono a livello personale al di là dell'immagine professionale. Per altri ancora è un argomento di cui sono stufi di sentir parlare pur non avendo mai letto un libro sull'argomento, pur non avendo mai messo in pratica una vera strategia di personal branding e pur non avendo capito effettivamente che cosa può fare per loro questo tipo di attività. Insomma, il personal branding può essere definito in vari modi, ma è pur sempre una cosa sola e unica. Una cosa è certa, il personal branding di oggi non è quello del 1997. Ci sono infatti diverse differenze da prendere in considerazione. Prima di tutto, il personal brand è diventato molto più digitale di quanto poteva essere alla fine degli anni 90. Peters parlò di personal branding nel 1997, 7 anni prima rispetto alla fondazione di Facebook, 6 anni prima di MySpace, 8 anni prima di YouTube, 7 anni prima di Gmail. Insomma, nel 1995 i nostri PC, per chi ne aveva uno, giravano ancora con Microsoft Windows 95. Quanto poteva essere digitale il concetto di personal branding? A quel tempo nessuno avrebbe potuto immaginare che di lì a poco sarebbero bastati alcuni nanosecondi per avere un'immagine abbastanza completa di una persona semplicemente cercando il suo nome su LinkedIn o su Facebook. All'epoca dell'articolo di Peters, il personal brand era fatto di interazioni di persona, di articoli su riviste cartacee, di seminari. Basta pensare che il primo blog nacque proprio a dicembre del 1997. A cambiare è poi il numero delle persone che conoscono il personal branding e soprattutto il numero di persone che competono per avere l'attenzione della propria comunità di riferimento. Il pasticcere, il consulente finanziario, il virologo, il personal chef, il fisioterapista, il politico. Questi professionisti, questi brand personali competono oggi tra loro su larga scala a livello di branding, così come un tempo vedevamo fare a Coca-Cola e Pepsi, McDonald's e Burger King, Apple e Microsoft. Insomma, è cambiata la scala di riferimento del personal branding. Se 25 anni fa praticamente nessuno pensava a questo aspetto, oggi tutti i professionisti affermati o in via di affermazione stanno investendo tempo, energie e risorse nel proprio marchio personale. Infine e soprattutto l'importanza del personal branding è ora alle stelle, laddove alla fine degli anni 90 si parlava solo di una teoria stravagante di un guru del settore. L'importanza del personal branding è cresciuta ancora di più negli ultimissimi anni, con il crescere della centralità delle percezioni che abbiamo dei brand e di noi stessi, acuita in qualche modo anche durante il periodo della pandemia. E quindi? Quindi è fondamentale sapere che oggi, per avere successo, è bene investire nel proprio marchio personale, perché sì, anche e soprattutto oggi, la prima impressione è quella che conta. Tenendo presente che oggi, nella maggior parte dei casi, la prima impressione del mondo del business è digitale. Prima di un incontro, che possa essere faccia a faccia o virtuale, nella maggior parte dei casi si andrà infatti a cercare qualche informazione sul nostro interlocutore, tanto più che in pochi secondi tra Facebook, LinkedIn, siti personali, blog e tutto quello che c'è ancora online è possibile farsi un'immagine abbastanza solida della persona. Pensaci un po', tutte o quasi le persone che incontri nella tua vita professionale hanno già cercato delle informazioni su di te online. Che prima impressione si sono fatti? È esattamente quello il lato di te che desideri che gli altri conoscano? Abbiamo la possibilità concreta di prendere in mano la situazione, individuando i punti di forza che vogliamo comunicare al mondo e mettendoli immediatamente al centro. Pensiamo per esempio a quanto è facile, si fa per dire, scrivere un sommario, un riepilogo efficaci sul proprio profilo LinkedIn, in modo da avere la certezza di dare alle persone che ci conosceranno la prima impressione desiderata. È inoltre necessario sapere che i social network possono sia migliorare un brand personale sia peggiorarlo.
e anche di parecchio. L'assenza di un professionista dai social network può essere interpretata come un segnale molto molto negativo. Allo stesso modo, la presenza gestita male su queste medesime piattaforme può portare parecchi altri danni. Pensiamo per esempio a un manager d'azienda che si lascia scappare sul proprio profilo Twitter delle considerazioni di carattere politico-sociale tutt'altro che condivisibili. O ancora, pensiamo a un consulente di marketing che sui social network si comporta in modo del tutto diverso da come si comporta di persona, dando quindi l'impressione di portare una maschera o persino due, così da abbassare inevitabilmente il livello di fiducia. Infine, tra gli anni 90 e oggi è cambiato il focus dell'attività di branding in generale. Un tempo l'attenzione era tutta concentrata su quello che veniva detto e fatto. Oggi il focus si è spostato un po'. Non si pensa unicamente a quello che si deve dire, ma si pensa anche a come lo si deve dire, alle emozioni, alle sensazioni che scaturiranno da questo discorso, da quella azione. Questo perché, alla fine dei conti, le persone del nuovo millennio non si ricordano tanto di quello che hai detto o di quello che hai fatto, quanto invece di come l'hai detto e di come l'hai fatto, e quindi più semplicemente di come le hai fatte sentire. Il personal branding è tra noi da un quarto di secolo ed è cambiato insieme a noi, al nostro modo di sentire, di parlare e di pensare. Ormai non ci sono davvero più scuse per nessuno, è tempo di investire nel proprio marchio personale per far crescere il proprio business e per dare una spinta alla propria carriera professionale. Non sei definito dal titolo del tuo lavoro e non sei limitato dalla descrizione del tuo lavoro. Scriveva così Tom Peters nel 1997 in un pezzo pubblicato su Fast Company. Per l'appunto, non sei definito dal titolo o dalle descrizioni del tuo lavoro. Starting today you are a brand, ovvero a partire da oggi sei un marchio. Era questo il cuore del pezzo in cui Peters lanciava il concetto di personal branding, oggi così in voga, così usato e così confuso. E continua dicendo che sei un marchio tanto quanto Nike, Coke, Pepsi o Body Shop. Per iniziare a pensare come il tuo brand manager preferito, dovresti porti la stessa domanda che si pongono i brand manager di Nike, Coke, Pepsi o Body Shop. Che cos'è che rende il mio prodotto o servizio diverso? Oggi in tantissimi, parlando di personal branding, citano questo nome per indicare però molto spesso qualcosa di diverso. Potremmo dividere il mondo delle persone che usano questo termine in due grandi gruppi. Da una parte possiamo mettere chi si occupa di personal branding, dall'altra invece chi parla di personal branding ma ha le idee un po' confuse e di fatto parla per sentito dire, senza aver mai approfondito concretamente e dalle fonti giuste la cosa. Dunque, che cos'è il personal branding? Di definizioni ufficiali, ufficiose, amichevoli ce ne sono un sacco, di volta in volta più o meno autorevoli. Tale Jeff Bezos, per esempio, che si dà il caso sia il fondatore di un sitarello chiamato Amazon, ha detto che il personal branding è quello che le persone dicono di te quando esci dalla stanza. Il che, da un certo punto di vista, è vero, ma più che essere una definizione completa, questa è una definizione affascinante, parziale e pure un pochino pungente. Altri la prendono molto più alla larga e dicono che il personal branding è tutto quello che diciamo o facciamo sia offline che online. Una definizione che potrebbe creare un po' d'ansia e che crea un po' d'atmosfera alla Grande Fratello. Una definizione più completa e corretta è quella che dice che il personal branding è quell'attività che permette di impostare una strategia per definire le nostre caratteristiche in modo efficace, per spingere il pubblico a scegliere noi e non altri. Questo è per dirla molto brevemente che cos'è in generale il personal branding. E cos'è invece il personal branding per chi parla di personal branding senza sapere in realtà molto bene di cosa sta parlando e quindi purtroppo della maggior parte delle persone? Ecco, per queste persone fare personal branding significa aggiornare il profilo Facebook, aprire un account su Instagram, lanciare un sito web e via dicendo. L'errore a pensarci su sembra abbastanza palese e immediatamente riconoscibile. Qui si sta infatti confondendo l'attività con lo strumento, un po' come se si dicesse che per giocare a calcio basta mettersi gli scarpini, indossare i parastinchi e portare il pallone. Il profilo Facebook, il profilo Instagram, il sito web sono tutti strumenti, o meglio canali, che ci permettono di fare personal branding, ma stare su Facebook non equivale ad avere una strategia di personal branding, tant'è vero che di fatto si può benissimo di per sé fare personal branding anche senza Facebook. Anche per questo motivo, per evitare dubbi o fraintendimenti di questo tipo, quando parlo di personal branding lo definisco in modo piuttosto breve ma assolutamente non fraintendibile. In estrema sintesi, infatti, dico solitamente che il personal branding è il marketing personale, ovvero di fatto il marketing applicato alla persona.
Perché quindi si dice personal branding anziché marketing personale? Un po' per colpa o per merito di Peters e degli altri che per primi hanno parlato di questa peculiare attività oltre 25 anni fa, un po' perché, come detto, il nome del personal branding ha un appeal maggiore. Di certo è troppo tardi per convincere tutto il mondo a parlare di marketing personale. È una battaglia che nessuno, compreso me, vorrebbe affrontare. Secondo me, capire che cos'è il personal branding quando lo si definisce come marketing applicato alla persona è molto più semplice. E questo termine permette inoltre di capire immediatamente che è qualcosa di più profondo dello starsene sui social network. Sì, perché fare marketing, per quanto personale, significa occuparsi dei passaggi fondamentali come della scelta del pubblico, della definizione degli obiettivi, dell'individuazione dei valori, della selezione dei canali, della decisione di metriche di misurazione da utilizzare e quant'altro. Usando il termine marketing personale, insomma, si riesce a spostare l'attenzione dallo strumento alla strategia, quindi dall'apparenza alla sostanza. Tutti hanno un brand personale, perfino chi non ha uno straccio di social network e che nemmeno usa WhatsApp. Questo perché, per riprendere un po' il concetto di cui ti ho parlato prima di Bezos, tutti lasciano dietro di sé una serie di impressioni quando escono da una stanza. Occuparsi di personal branding o di marketing personale, a prescindere dall'etichetta che vogliamo dare, consiste nel fare in modo di ottimizzare queste impressioni, di modo che il pubblico di riferimento inizi e continui a preferire il nostro marchio a quello altrui. To be a unicorn in a field of horses, ovvero letteralmente essere un unicorno in un campo di cavalli. Hai già visto questa frase? Forse l'hai vista stampata su qualche t-shirt, forse l'hai sentita in qualche serie TV americana. Ma che cosa significa? Dipende dai punti di vista, da chi la dice e da chi la ascolta. Potrebbe per esempio voler dire sentirsi fuori dal gruppo. Non so te, ma io sono convinto che possa essere effettivamente strano il fatto di ritrovarsi ad avere un corno in mezzo alla fronte, in mezzo a individui che di corni non ne presentano affatto. Fare personal branding però non significa apparire. Se si volesse giocare la partita su quel campo, sarebbe il caso di dire piuttosto, con le dovute limitazioni, che fare personal branding significa non apparire, ma essere. Apparire infatti vuol dire mettersi in vista, un'azione che nella nostra società cela quasi sempre qualche artificio, una qualche bugia, una qualche canovaccio di fantasia per lo più spudoratamente autocelebrativo. Il personal branding, per essere efficace, deve invece essere originale, autentico e vero. Questo perché il marchio personale deve essere creato, o meglio gestito, a partire dalle proprie reali caratteristiche. Nessun brand personale può essere uguale all'altro, perché tutti siamo differenti, con peculiarità e punti di forza di volta in volta diversi. Per questo non ha senso che un CEO per fare personal branding copi spudoratamente da Elon Musk, anche se il suo personal branding è di grande successo. Perché? Perché lui potrebbe anche sforzarsi di apparire come Elon Musk, ma senza riuscire mai a essere, ovviamente, Elon Musk. Una persona che fa del personal branding fatto bene, insomma, non appare. No, quella persona è, perché il pubblico, la comunità che prende quella persona come punto di riferimento per una certa nicchia, per un certo settore o per un certo tema, deve sapere che la comunicazione instaurata è vera, non è fittizia, non è il frutto di una sceneggiatura campata per aria. Stiamo arrivando alla fine di questa chiacchierata. Adesso ti dirò in conclusione che cosa non è il personal branding. Fare personal branding non vuol dire diventare famosi. Ecco un accostamento che crea un po' di confusione, anche perché non è immediato capire che cosa c'è di sbagliato. Certo, occuparsi del proprio brand personale vuol dire ideare, studiare, creare e curare nel tempo il proprio brand. E certo si potrebbe anche pensare che creare un brand significhi voler diventare famosi, ma non è così. Sicuramente è possibile che lavorando al proprio brand personale si finisca per andare incontro a una certa fama e quindi per diventare più famosi di prima. Ma non è certo questo il fine. Fare del personal branding vuol dire dare visibilità al proprio brand e il fatto di diventare famosi non è affatto un obiettivo, quanto invece un eventuale effetto collaterale. Potremmo invece dire che fare personal branding vuol dire puntare a diventare selettivamente famosi. Una strategia super efficiente di personal branding può dunque farci acquistare fama, ma in una ristrettissima cerchia di interessati, il nostro target vero, i nostri potenziali clienti, e lasciarci completamente nell'oscurità per il resto del mondo. Fare personal brand non vuol dire parlare di se stessi, quanto invece comunicare il proprio valore e raccontare sul mercato la propria figura, parlando del proprio brand e quindi di fatto di quello che si può fare per gli altri. E per gli altri intendo clienti, datori di lavoro e via dicendo. Curare il proprio personal branding non vuol dire essere perfetti, questo va precisato per molti motivi differenti.
Chi si convince che la perfezione sia la base necessaria per fare del buon personal branding non può che rinunciare fin da subito a perseguire questo obiettivo, per il semplicissimo fatto che nessuno di noi è perfetto, né lo sarà mai. Ma non è tutto qui. È necessario capire che la perfezione non è un criterio per fare personal branding, anche per non essere spinti a dare un'immagine falsata di se stessi. Un personal branding, infatti, per essere vero, deve essere imperfetto. Fare personal branding non è un atto di narcisismo. Qui parliamo di business, di lavoro. Il candidato che lavora al proprio marchio personale non lo fa per narcisismo, lo fa per aumentare le probabilità di essere assunto. Il consulente che dedica un'ora o più al giorno al proprio brand personale non lo fa perché è convinto di avere la barba più bella di tutti, lo fa per posizionarsi in modo efficace sul mercato e per consolidare nel tempo quella preziosa posizione. Fare personal branding non vuol dire creare un'immagine fittizia. Un brand personale si fonda sull'autenticità della persona. E questo lo dico per una questione morale, etica, ma non solo. L'immagine creata attraverso una strategia di personal branding deve essere autentica, per il semplice fatto che un'immagine falsata non potrebbe che essere poco efficace nel tempo. Le bugie hanno le gambe corte anche nel mondo del marketing. Pensa a tutta la fatica che si potrebbe fare per costruire e mantenere un'immagine fittizia. Pensa alle difficoltà nell'evitare giorno dopo giorno di creare incoerenze. Molto meglio invece partire dai propri punti di forza, dalle proprie peculiarità e dalle proprie caratteristiche e da lì costruire il proprio brand personale che sia autentico e originale. Il personal brand non è un'attività una tantum. Ci sono parecchie persone convinte che si possa creare un personal brand e vivere di rendita senza curarlo, svilupparlo nel tempo. Un po' come se si decidesse di dedicare 2 giornate della prossima settimana a queste attività per poi dedicarsi ad altro, come se costruire un personal brand equivalesse a tinteggiare il salotto. Lo si fa una volta ogni 4 anni e il problema è risolto. Il personal branding è un'attività continuativa. Certo, all'inizio è necessario investire parecchio lavoro tra ideazione, pianificazione e tanto altro ancora. Ma poi il lavoro deve andare avanti ogni giorno con alcuni precisi passaggi. Il personal brand non è qualcosa che si crea dal nulla. Non pensare al personal brand come a un oggetto. Prima non ce l'hai, poi lo compri e quindi ce l'hai. No, tu di fatto hai già un personal brand. Tutti noi ne abbiamo uno dal momento in cui abbiamo iniziato a socializzare, a presentarci a determinate persone, a mandare curricula, a scrivere email, a postare sui social e via dicendo. Il fatto di avere un personal brand e di non curarlo affatto vuol dire avere un personal brand poco efficace, il quale anzi potrebbe essere persino dannoso.